Vediamo come creare un semplice anello con il sub D. Poniamoci nella vista davanti con lo strumento cerchio, clicchiamo sullo 0 per entrare al centro l'anello e impostiamo un diametro di 17,8. Confermiamo con invio. Con lo strumento linea tracciamo una linea di 2 mm nella parte inferiore, 3 mm nella parte laterale e 4 mm nella parte superiore. Con l'arco per 3 punti clicchiamo sul primo, sul secondo, il terzo punto, creando questa forma. Con lo strumento trunca, selezionando tutto, invio, clicchiamo su questa parte qui andandola ad eliminare. Otteniamo quindi questo risultato. Spostiamoci nella sezione sub D, andiamo su crea un loft sub D, clicchiamo sul primo, sul secondo elemento, confermiamo con invio e attiviamo regola segmenti di forma per fare in modo che il sub D prenda esattamente la forma delle due curve. Per eliminare questa bombatura finale attiviamo angoli. Aumentiamo a 12 il numero di segmenti. Più il numero di segmenti è alto, più la forma del sub D sarà simile alle due curve che abbiamo creato, però non esageriamo troppo. Confermiamo con ok, selezioniamo il sub D e cliccando sulla pallina posta sulla freccia verde imponiamo una larghezza di meno 2 mm e confermiamo con ok. Attenzione a cliccare sulla pallina e non sulla freccia, perché se clicchiamo sulla freccia otteniamo lo spostamento dell'oggetto, mentre invece sulla pallina otteniamo l'estrusione dell'oggetto. Tenendo premuto Shift e Ctrl selezioniamo questa faccia e con Cance la andiamo a cancellare. Sempre con Shift e Ctrl clicchiamo su questa linea, facciamo un doppio clic e viene selezionato l'intero loop di linee. Clicchiamo sul comando rimuovi piega sub D e vediamo che il sub D si viene a creare questa bombatura. Selezioniamo il comando inserisci loop. Dopo aver selezionato selezioniamo questi elementi, clicchiamo con il tasto destro inserisci anello e poniamo un anello più o meno abbastanza vicino a questo spigolo. Facciamo lo stesso anche per questo lato interno e poniamo
un anello abbastanza vicino a questo bordo. Con un doppio clic selezioniamo tutto questo loop e rimuoviamo anche da qui la piega. La presenza di questi due loop farà in modo che la bombatura non sarà diciamo grande come quella là superiore. Selezioniamo l'anello, poniamoci in una vista dall'alto e con il comando rifletti oggetto facciamo una riflessione lungo l'asse delle X rosso, selezioniamo entrambi gli elementi e facciamo un'altra riflessione lungo l'asse verde, ottenendo così diciamo l'anello. Volendolo leggermente modificare, potremmo ad esempio selezionare delle parti e andarle leggermente a modificare, quindi ottenendo un semplice anello con il sub D.